Ciao bestie di tutte le età, bentornati sul canale. Ho il Mangler pronto sul tavolo, ci mettiamo all'opera con i nuovi colori dell'Army Painter per airbrush, cioè per aerografo, e vediamo un pochino come lavorano nella loro triade, cioè con i tre tipi di colori, il più scuro, base e il più chiaro. Quindi andiamo a vedere un po' cosa ci propongono loro a livello di utilizzo e poi andiamo a fare anche delle cose in più, perché ho intenzione di mettere dei colori veramente in più oltre ai tre. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla per capire come funzionano i colori dell'Army Painter Airbrush, nuova serie, e ovviamente come dipingere il Mangler. A tra poco! Eccoci qua ragazzi, allora la prima cosa è capire che colori utilizzare, quindi la Army Painter ci propone per il rosso una triade fatta di Encarnin Red, Pure Red e Arched Red, che in realtà è praticamente un arancione molto scuro, e quindi vi scrivono anche addirittura dov'è la base, dov'è la media e dov'è l'highlight, e quindi semplicemente basta seguire le istruzioni. Quindi facciamo proprio questa cosa insieme e tentiamo di capire se effettivamente hanno azzeccato l'idea che potrebbe praticamente rivoluzionare il modo di dry-brushare in maniera semplice, no? Andiamo a, ovviamente mescolate come i matti, andiamo a mettere il colore all'interno del nostro contenitore dell'aerografo, chiudete sempre il tappino. In questo caso non avete altro da fare che cominciare a utilizzare il colore, provate semplicemente a vedere se esce un pochino, nel momento in cui esce andate a iniziare sul Mangler e andate a dare la base al Mangler. Io ho dato una base nera in modo tale che sia più scuro, eccolo qui, e niente, è sufficiente passare tutto. Io sto usando un aerografo con Duse 4 e quindi è abbastanza preciso, anche se comunque è grandina la Duse. Potete stare anche un po' più distanti se vedete che inizia a perdere gocce. Il colore si comporta molto bene comunque, perché non ha bisogno, vedo, di thinner, si sta veramente comportando bene, quindi diluito bene, è molto coprente. Sono io che sto andando leggero, ma vedo che se sparo di più copre bene, quindi quella è un'altra cosa molto interessante. Non voglio esagerare, preferisco stratificare. Ok, adesso faccio tutti e due i Mangler. Non so se riesco a farvelo sempre vedere in telecamera. Ok, sì, viene. Se apro molto la Duse devo dire che viene giù proprio bene il colore, È che gli sto dando una base tentando di dargli un minimo di ombra sotto, e quindi lascerò un po' di nero, no? Andando a marcare di più sulle parti che poi dovrò sovrapporre con l'altro rosso, in modo tale che l'altro rosso si veda di più, ma sostanzialmente sto facendo una sorta di zenitale, no? Ecco qua. Bello, viene molto molto acceso e già così fa un bel effetto, Ok, posso aggiungerne un pochino. Opla.
devo dire sì, la consistenza non è niente male ragazzi, fatto veramente bene, colori veramente ben curati, e questo è tutto quello che ci interessa, perché poi il resto sta nella vostra mano, nel vostro dito. Io tra le altre il Mangler l'ho montato tutto, scelta che alla fine ho deciso fosse migliore per me. C'è chi dipinge ovviamente a parte i Mangler e dopo monta, solo che non volevo poi trovarmi col discorso della colla, io sono abituato a dipingere tutto. Vado sull'altro. Ok, vedete che lo sto girando, quindi in questo momento non sto facendo uno zenitale con rosso scuro, è una base, dovrebbe coprirlo tutto in teoria, no? Invece in realtà io già lascio un po' di nero dentro, però diciamo che dove mi piace passo il rosso, e per ora non sto facendo luci zenitali perché è proprio la base. Quindi dove voglio che sia più rosso per dopo vado a marcare di più. Bel rosso tra le altre, un bel rosso intenso, scuro, bello bello. Ufla, dentro le catene. Ci siamo quasi. Ok, direi che la prima parte è abbastanza a posto. Ora vediamo come si lava questo. Aspetta che forse ne ho ancora un po'. Sì, ne ho ancora un pochino. Quasi quasi adesso ci metto un po' di thinner per aiutarlo a uscire facilmente, e poi così gli diamo una base ancora al Mangler che tanto non guasta. Solo 2-3 gocce, non di più, ne ho messe 3 per l'esattezza. Premo davanti, faccio uscire un pochino, così mescolo il thinner, rendo di nuovo facilmente utilizzabile l'uscita, pulisco un pochino comunque davanti e do ultimi tocchi, e vedete che infatti col thinner viene fuori alla grande. Ok, molto bella anche la miniatura, che aiuta tantissimo perché è veramente bella. Ora, se io la metto qua, voi la vedete abbastanza, non tanto, forse dovrei stare qui, ok, e quindi facciamo così, visto che tanto questo ora non serve, ce lo spostiamo un attimo, così è più facile per me farvi vedere. Sto finendo sostanzialmente il colore, approfittando a dare più base possibile. Ok, sotto l'abbiamo dato, dietro l'abbiamo dato, lascerei un po' di ombra così, e perfetto. Potreste anche scegliere, volendo, di mettere il marrone come base per aggiungere uno scuro, diciamo, però insomma in questo momento qua voglio capire quanto funziona l'idea della triade della Army Painter per fare le cose insomma abbastanza velocemente, no? Quindi adesso puliamo, vediamo come si pulisce, perché tutto è una prova per adesso con i colori. Quindi vediamo quanto sono
Ok, l'interno si pulisce abbastanza, secca abbastanza velocemente, vedo, però rimane pulito, quindi vedete come esce bene l'aria. E adesso vediamo un attimino di asciugare qui, asciughiamo all'interno, così siamo sicuri che quando mettiamo il cleaner esca semplicemente colore da sotto. Ok, e vediamo un pochino. Ok, mi sembra bene comunque. Adesso vediamo un po', qua si è un po' incrostato, ma dopo sicuramente leveremo. Adesso mettiamo il thinner e andiamo a pulire per il secondo colore. Quindi una bella spruzzata di thinner nel vostro pod. Se non vedete, ecco qui, vedete che esce l'aria, che vuol dire che sta uscendo bene il thinner. E niente, a questo punto aspettiamo che finisca. Mi sembra molto bene, sta passando benissimo il liquido, quindi prima prova con diciamo la fluidità del colore passata al 100%. Ecco infatti il suono tipico di quando funziona tutto a meraviglia. Andiamo a mettere un pelo di acqua giusto per vedere se possiamo aiutare a pulire, ma va benissimo. Ancora no, eccolo qui, perfetto, direi che ci siamo. Ok, passiamo al secondo colore e quindi mettiamo il mid, che è il più red. Questo è proprio un red puro, quindi poi andremo comunque a fare delle lavature, perché io amo il contrasto e voglio vedere il colore ben contrastato. Bellissimo il fatto che non si possa sgocciolare, quindi si può lavorare anche senza protezioni più di tanto. Guardate che bello. E niente, adesso vado a fare la seconda parte, che è il secondo red. Questa volta il resto un po' zenitale, quindi vado sul fronte e vado a dare un bel rosso al nostro mangler. Rosso molto corposo, è proprio il match perfetto con il più red dell'Army Painter che siete abituati a vedere i colori base. Ecco qua. Ok. Ok, ora sto dando proprio colpetti qua e là. Mi rimetto un attimo la parte dietro dell'aerografo perché l'avevo levata per lavare, però effettivamente mi bilancia meno la penna, invece così è molto più bilanciata. Ok, il flow c'è, non c'è problema. Ok, vado sull'altro mangler. Zampetta dietro. Ora un po' dall'alto, ma in realtà sto facendo la luce abbastanza frontale per fare in modo che
si vedano le ombre qui sotto, e sta venendo abbastanza bene. Adesso gli diamo gli ultimi colpi di luce, perché gli ho dato ormai già un rosso bello acceso dappertutto. Direi che possiamo andare avanti con praticamente l'arancione, tentando di dargli gli ultimi colpi di luce. Questa volta saranno più leggeri e poi andremo avanti a mano con le lavature. Questo per quanto riguarda i mangler, che ovviamente dopo dovremo andare sui goblin, eccetera eccetera. Interno della bocca, ok, ci piacciono così, devo dire che sono belli. Metto un attimo da parte i mangler, pulisco e vediamo come va. Opla. Mettete sempre tutto dentro, così l'acqua leva via il più subito. Premete poco, solo l'aria a uscire, e andate su giù col lago leggerissimi, in modo tale che non andate a rovinare qualcosa. La dusa è sempre molto fragile, eh? Quando avete fatto, pulite davanti cercando di levare le incrostazioni, vi asciugate il resto della penna e continuate a levare acqua fino a quando non siete ok. Ecco qua. Questo è un modo molto veloce per pulirlo, che vi ho già fatto vedere in altri tutorial, che in un attimo vi permette appunto di non dover star lì a fare disastri, pulizie assurde. Vedete, in un attimo è già a posto. Allora, fatto questo, mettiamolo qui dentro nel nostro poddino. Rimetto la penna a sto punto, così c'è la parte dietro, in modo tale che voilà. Mettiamo il thinner, opla, e andiamo. Vediamo se esce da qua. Questa volta un pochino ha fatto incrostazione, quindi vuol dire che il colore comunque secca, però vedete si è in un attimo col thinner sciolto, e quindi ora sta andando benissimo. Quindi direi che siamo davanti a un ottimo colore, ottima fattura, perché riescono veramente a coprire bene nonostante il velo, e già con due colori si vede un bel effetto. Io già mi immagino che se facessi qui le wash avrei già praticamente fatto un mangler di buon livello. Chiaramente non stiamo parlando di cose da gara ancora, ma ne parleremo insomma più avanti. Però insomma, secondo me questo è un bel pezzo importante, bello farlo abbastanza bene. Vedremo un attimino cosa salta fuori. Direi che tutte quante le zanne potremmo farle in maniera quasi classica, cioè con la base marrone, e poi andare a stratificare a mano con gli highlight fino al bone. E niente, diciamo che la cosa importante per me è sempre la base dell'aerografo, perché mi permette di avere più velocità nell'inizio, tra le altre mi dà già tutta l'idea delle luci. Poi dopo io a mano sicuramente vado sempre un po' avanti, a ripassare anche le parti dell'aerografo. Allora, fatto questo, ci siamo, è completamente pulito. Possiamo mettere il terzo colore. Ricordatevi, mescolate specialmente gli Army Painter come se non ci fosse un domani. Io l'ho già mescolati tutti e tre prima di iniziare il tutorial sul mio tornado praticamente qua a base, quindi chiaramente ho un vantaggio sotto questo aspetto. Fate in modo insomma di pulire, perché cioè scusate, pulire, di mischiare, perché effettivamente ne avete un grande risultato dopo. Allora vado a vedere l'arancione. Questo è proprio arancione, quindi qui ci andiamo leggeri. E direi quasi solo sul fronte. Certe cose, tipo la bocca, il mento. Molto bello l'effetto, molto bello. Secondo me questa cosa della triade è proprio bella. Chiaramente non è che l'ha inventata Army Painter, cioè questa cosa qui si fa da sempre, no? Però il fatto che loro vi diano già una gamma organizzata è molto carino. Ok, stavo rischiando di mettere troppo. Ok. E ok. Davanti di nuovo.
Ok, non esagero con l'arancione perché veramente è forte, fa una bellissima sfumatura, ma voglio che resti una sfumatura. Leggeri ragazzi, non c'è fretta, andate leggeri, il colore si comporta bene quindi non si secca, andate leggeri in modo tale che non andate a mettere troppo arancione dove non volete. Ok, ora sto dando una velatura generale senza andare sul preciso e poi ritocchi di nuovo più preciso. Ok, bene, ci siamo. Mi sembra un'ottima base su cui lavorare con le wash per poi andare a fare le ultime luci, ma vengono molto bene. Diciamo che la cosa più importante è che Army Painter è promosso alla grande con i colori e di questo sono contento perché insomma lavorare con ciò che ti piace è sempre bello. Quindi grandissima la transizione di colore, grandissimo anche appunto il flow, quindi veramente il colore non ha nessun problema, tra le altre non secca velocemente tanto da fare troppo casino e quindi avete tempo per sistemare, per pulire. Voilà, diamo un'ultima pulita, diciamo che con l'aerografo abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora io chiaramente potrei fare anche il verde per esempio dei goblin con l'aerografo, ma rischierei un pochino forse di toccare il resto. Adesso vediamo un po', gli diamo una base, magari ci vediamo un po' se conviene farlo, visto che ha acceso l'aerografo, farlo ad aerografo oppure andiamo avanti a mano. Insomma, io dico che secondo me fare già una bella lavatura qui per contrastare di più col wash e viene fuori già un mangler, un rosso veramente carino, veramente bello, sì, soddisfacente. Ragazzi, finisco di pulire così non vi annoio con le pulizie che avete già visto e ci vediamo subito dopo per andare avanti con il mangler. A tra poco. Allora ragazzi, dal momento che abbiamo l'aerografo ormai aperto, non vedo perché non fare anche la pelle dei goblin direttamente, tra le altre, così vediamo anche la quantità reale che ci può essere e di cui possiamo aver bisogno per fare. Ho messo veramente 5 gocce di numero, verde che esce subito fuori, molto scuro. Andiamo a metterlo sulla base intanto dello snorkeling in modo tale che vediamo com'è e non andiamo a rovinare il mangler. Ok, ok, anche questo snorkeling. L'aerografo ovviamente leva molto tempo, cioè toglie in realtà molta perdita di tempo, no? E quindi velocizza le cose tantissimo. E guardate la faccia del goblin, basta stare sopra, braccetta del goblin, andiamo dalla parte in cui non andiamo a colpire il mangler, un po' di luce, ok, ok,
Il resto possiamo farlo anche a mano, senza esagerare, ma sta venendo, sta venendo, e tra le altre in questo caso l'aerografo si comporta molto bene. È uscito fuori un momento molto forte, probabilmente era rimasta una goccia di flow all'interno, niente di irreparabile. Questo non è un problema perché tanto è il piede. Ecco qua, ogni tanto esce un po' di più, probabilmente ho veramente, o sono io che apro poco, ma no. Ecco qua. Non è un problema qui e qui perché dopo faccio insomma le corna lì. Ok, va bene, il resto tanto poi li tocchiamo a mano. Ci siamo, quindi possiamo anche levare un po' da qui, giusto per non andare a intaccare troppo il rosso del mangler, che poi dopo dobbiamo ritoccare. E ok, andiamo a levare questo colore e ci mettiamo il base, adesso questo era il base, e andiamo a fare le luci. Voilà. Ok, andrei a fare una cosa del genere, tanto ovviamente i colori si possono anche un po' mischiare, in questo caso vado a pulire il giusto senza esagerare, in modo tale che facciamo ancora più presto. Apriamo tutto, benissimo, il colore passa come sempre bene, quindi anche il verde mescolato bene si comporta alla grande, e mettiamo il mid, che in questo caso è il green skin, che è proprio la pelle dei pelle verde. Ok, andiamo a mettere questo, ultimo colpetto, voilà, mi sa poi mi rimane il flow. Ne mettiamo veramente poco perché tanto questo andrà solamente a fare le luci. Eccolo qui. Ok, e andiamo a fare le luci sulla faccia dei Ghosty Goblin. Belli belli. Ok, scusate se mi sposto un po', ma stavolta devo per forza stare attento perché non voglio colpire il mangler. Se non vedete tutto, ora vi faccio vedere il risultato, Ok. Bene, e anche la seconda è andata, devo dire anche bene, non troppo disastro sul mangler, bene bene. Ecco, forse a pensarci prima potevo fare prima il verde e poi il rosso, così avrei coperto con il rosso magari queste parti che un po' si sono sporcate. Ma la cosa interessante tra le altre è che le luci verdi sul rosso non sono bruttissime, hanno un bel contrasto, perché quando voi avete una base di colori caldi, a volte un colore freddo non è male. Diciamo che sulla base del mangler sarebbe carino anche un viola, secondo me, però anche lì volevo provare la triade proprio della Army Painter, senza appunto mettere quarto, quinto, sesto colore, insomma, e andare a vedere cosa viene fuori con quello per poi finire a mano, insomma, per capire, insomma, e far capire anche a voi che tipo di prodotto andiamo a comprare quando poi appunto ci impegniamo con una cifra notevole, perché sicuramente già il base
costicchia, ma se andate a prendere il set completo perché volete proprio avere tutto per l'aerografo, siamo intorno alle 300 e passa euro, quindi insomma bisogna essere sicuri di quello che si fa, di quanto lo si utilizza e che le triadi funzionino. Vi assicuro che le triadi funzionano, quindi state tranquilli che se doveste fare questa scelta sarebbe comunque una scelta interessante per capire come dipingete. Allora, ho messo altre 7-8 gocce a questo giro di Feral Green che è veramente chiaro. Con i Goblin lo marcherò abbastanza perché voglio che i miei Goblin siano più chiari di colore di pelle rispetto anche agli orchi. E adesso vediamo un pochino come. Andiamo a farlo sotto un attimo. Ok, scateniamo l'inferno. Molto carino, molto molto carino. Guardate che carini che vengono fuori, veramente carini. Molto carini, e questo terzo colore è il più bello, veramente fa un bel effetto, diventano subito chiari, si evidenziano, bellissimi. Ok, tra l'altro ho sporcato solo l'unghia, perfetto, perché dopo l'unghia andremo a farla di un colore diverso. E andrò a fare gli ultimi ritocchi quando avrò dipinto tutto, perché a questo punto capirò cosa ho toccato di più e cosa meno col verde che non dovevo toccare sul rosso, diciamo, no? Però se state attenti, calcolate che io sto usando una Duse 4, se ho usato una Duse 2 aiuto, cioè anche, sì, anche 3, comunque se usate una 2 fate anche gli occhi volendo dei Goblin, perché veramente è precisissimo. La mano non vi preoccupate, c'è molti giravoce che sia difficilissimo, ma non è vero per niente. Secondo me quando vi fate un po' di fogli con un po' di linee, ma ci mettete veramente poco a imparare a usare l'aerografo in maniera precisa, intendo. Poi chiaramente usarlo come gli artisti più bravi di tutti che fanno cose incredibili con l'aerografo, quello è un altro discorso. Bisogna avere anche tra le altre una dose di talento, e quella l'avete voi se ce l'avete. E quindi insomma da lì è tutta arte, diciamo, no? Però diciamo che la base, imparare a dare le 3 basi di colore come ho fatto oggi, come vedete non è una cosa così complessa, non è così complicato, basta avere un po' di dito, diciamo, sensibile su quanto aprire la Duse e quanta aria far uscire. Fatevi un po' di allenamenti prima e poi insomma avete la vostra base fatta bene. Adesso che abbiamo fatto la base, ragazzi, andiamo avanti con le wash e ovviamente poi andremo a ritoccare tutte le parti che dobbiamo ritoccare. Nel frattempo metto a pulire il nostro aerografo nel vibratore, diciamo, a raggi, meglio che raggi, più vibrazioni a ultrasuoni, non sono raggi UV ma sono ultrasuoni. Ok, quindi ci vediamo tra un attimo. Intanto io smonto questo e lo metto a lavare, così guadagno tempo. Allora, l'aerografo si è pulito benissimo e il Mangler è venuto veramente bene come base. Guardate molto come risalta il verde chiaro rispetto al rosso, no? Quindi abbiamo già una bella base. Adesso io direi, chiaramente bisogna fare tutta la base, ma volevo fare un esperimento con il Fey Pink, che altro non è che un altro colore dell'Air, perché io gli Air li uso tantissimo per fare gli highlight. Sono già colori completamente diluiti e non c'è niente di meglio di un colore così diluito per gli highlight, e volevo cominciare a fare un pochino di zone rosa sulle guance, sulle gengive, per dargli praticamente una connotazione alla bocca diversa da quella del resto, e andiamo sul rosa proprio, no? Quindi anzi, guardate, levo anche questo perché in questo momento non mi serve l'holder troppo grande, più che altro perché non riesco a farvi vedere a voi cosa devo fare, e andiamo a fare praticamente tutti dei colpettini verticali
lasciando un minimo di segno sulle guance, in modo tale che venga fuori questo effetto qui che vedete con il rosa, che poi andremo a stratificare, perché è talmente fluido che ovviamente in questo momento non vi dà la copertura totale che vi serve, o che perlomeno io voglio in questo momento. Quindi non c'è nessun problema, vado avanti a farlo fino a quando non vedo che è soddisfacente, e se no, quando è asciutto, stratifico con un'altra punta di colore. Tra le altre, guardate, anche se lo uso al liquido si asciuga in un nanosecondo, quindi anche quella è una cosa molto buona. E guardate che spettacolo, all'interno delle gengive le voglio fare viola, e quindi praticamente in questo modo ho fatto un grosso contrasto fra l'esterno delle labbra e il viola che sarà più sulle gengive, e vado a invece appunto aggiungere una punta di colore freddo, quindi il blu al rosso, mettendo praticamente il rosa come chiaro e il viola come scuro sulle gengive, e diamo un contrasto di un colore un po' più freddo alla gengiva. Ecco qua, mi fermo dove voglio, sono solo idee, ragazzi, ovviamente ognuno può fare quello che gli piace di più. Lavate spesso il pennello, non fate in modo che si incrosti, non mandate il colore sul collo del pennello e continuate fino a quando vi piace, e avanti così. Adesso vi faccio vedere un pezzettino di questo mangler, poi ovviamente andrò avanti per conto mio e magari vi faccio un time lapse, e tutto starà poi nelle wash, perché ovviamente le wash faranno anche una sorta di lavatura a questo rosa chiarissimo su una cosa in bianco, per cui lo farà diventare ancora più rosa, diciamo, perché metterò un rosso come lavatura, un purpuro, diciamo. Ecco qua, guardate che carini che sono questi segni chiari. Ok, non vado ad esagerare, e vado a ripassare dove ne voglio di più, e voglio vedere proprio il rosa. Vado a fare anche la parte un po' più interna. E andiamo a invece coprire la parte esterna. Dopo sarà tutto un lavoro di wash sul finale che mi creerà i contrasti giusti. Comunque già così si vede, no? Il contrasto. Adesso lo facciamo sul mangler sopra. E poi ragazzi, io direi che per questa puntata ci siamo, perché la prova che dovevamo fare oggi era quella della base con le triadi della Army Painter, e direi che le basi delle triadi ci sono, funzionano e vanno alla grande. Quindi a questo punto possiamo chiudere la puntata qui per non farla diventare troppo lunga, e andare avanti domani dipingendo il resto del mangler, magari con una puntata appunto più incentrata sui colpi di luce, come sto facendo adesso. Voilà. Allora lì ovviamente io lascio un po' più di rosso e sfumatura. Tentate di fare delle lineette in modo tale che si veda un pochino il segno. Allora qui, anche qui, ok, davanti. Dopo tutto sarà coperto e velato con, vi ripeto, un wash, quindi non vi preoccupate se ora avete tanto contrasto. Quello che ci interessa appunto è questo, per dopo poterlo diminuire ovviamente e rendere ancora più rosa con una velatura di lavatura praticamente fatta con il Crimson, che è il Coruburg Crimson Shade della Citadel.
Ok, allora questa è fatta, direi che non c'è altro da fare assolutamente con questo rosa. Volevo provare, e funziona alla grande, il fatto di fare gli highlight con i colori dell'Air. Quindi sappiate che se comprate gli Air, la cosa veramente bella è che vi permettono di fare un fantastico veramente un fantastico capacità di colpi di luce veramente fantastici. Allora, io adesso andrei invece sul Fairy Pink, vediamo un pochino il Fairy Pink com'è e andiamo a vedere le gengive. Se no becco un viola viola, forse ce l'abbiamo il viola, perché questo qui è proprio, vediamo, Allen, ecco, è un mid Allen Purple che andiamo a stratificare sopra il rosso che c'è già, quindi dovrebbe darmi abbastanza copertura perché non c'è più il nero, e fare praticamente l'interno delle gengive di questo violaceo fantastico. Mescolate sempre bene, chiaramente questi colori sono più fluidi, quindi è più facile andare, ma gli diamo una bella botta così siamo sicuri e vediamo un pochino cosa succede. Ok, colore ovviamente super fluido, mescolato è subito perfetto, non c'è bisogno di fare altro che metterla sul pennello e andare. Allora, gengive, posso girarmi anche a contrario la miniatura così ho meno problemi e vado a coprire le gengive. Praticamente fa una sorta di velatura in questo caso perché è talmente fluido che si vede il giusto, quindi potete fare o più passaggi o usare un colore normale, però secondo me non è male l'idea perché vi dà una parvenza, ovviamente, cioè, si vede che è viola, però la cosa interessante è che sopra il rosso comunque rimangono delle ombre sotto che tanto poi andrete anche qui a coprire con una velatura di wash che a questo punto qui userei sempre col crimson, aggiungendo magari un flash che è il marrone più chiaro sempre della GV, oppure appunto un flash wash della Army Painter. Allora, vado ovviamente dalla parte opposta del labbro che non voglio sporcare, e se devo sporcare qualcosa meglio sporcare le zanne, che tanto dobbiamo ancora fare, ok? Però vedete che la sfumatura c'è. Ovviamente qui sono già guidato dalla triade che mi propongono loro. Sto usando un colore medio, quindi basta che prendo gli highlight che mi propongono loro e ho già trovato la sfumatura giusta per andare a fare il colore chiaro delle gengive. Quindi capite che anche lì, specialmente per i principianti che hanno magari più difficoltà nel capire quanto schiarire un colore per fare le ombre, è fantastico perché vi permette di capire già che cosa utilizzare, e questo vi porta ovviamente a fare esperienza sul sicuro per poi imparare a farlo da soli, e quindi andrete a fare i vostri colori da soli sulla wet palette e andrà alla grande. Quindi direi che ci sono molti vantaggi comunque nel prendere dei colori strutturati a triade, perché proprio vi insegnano a utilizzare la palette di colori. Ok, direi che ci siamo, anche le gengive ci sono, vengono molto bene, e chiaramente questo è l'inizio, quindi non vi preoccupate se ora vi sembra tutto molto colorato, alla fine con le lavature tutto andrà a omogenizzarsi molto di più, o meglio a rendersi molto più omogeneo, e infatti adesso andiamo semplicemente a finire di mettere a posto le nostre gengivette e ci siamo. Ok, sotto ci siamo, facciamo le gengive di quello sopra. Non so quanti di voi fanno York e Goblin, però sono veramente un super esercito, sempre simpatico, e adesso tra le altre con l'Old World torneranno alla grande contro i nani sicuramente, e moltissimi secondo me ricominceranno a farli, anche perché solo l'idea di poter fare di nuovo una mono Goblin, che praticamente è un esercito
costosissimo a livello portafogli, perché chiaramente vi comprare un sacco di miniature, però ragazzi è una soddisfazione quando se li avete tutti dipinti e li schierate sul tavolo a un torneo e l'altro si vede 100 e passa miniature sul tavolo, vi assicuro che si sente già sconfitto nel momento in cui li vede schierare. E la cosa a me è capitato, e ho perso ovviamente, contro uno che usava la Mono Goblin con 100 Goblin e nei 100 Goblin ci aveva messo 3 fanatici per ogni 20 Goblin. Quindi quando lui è arrivato praticamente, o meglio io sono arrivato sotto, io usavo i bretoniani ai tempi, con la mia cavalleria super corazzata, adesso li falcio via tutti, e invece appena arrivavi a 6 pollici dovevi fermarti, lui tirava il dado e vedeva quanti fanatici uscivano. Ce n'erano 15 potenzialmente, ne sono usciti tipo 10 e mi ha polverizzato. La cosa divertente è che dopo stava per perdere quasi quasi la partita per colpa di se stesso, perché erano tornati indietro i fanatici e stavano buttando via il suo esercito. Il gigante suo è morto così, infatti, io non l'ho manco toccato. Quindi molto divertente anche quella volta lì il fatto che a volte è imprevedibile, no, l'esercito degli Orc e Goblin, e chiaramente questo non vi rende competitivi al 100% a un torneo. La cosa però veramente bella è che vi divertite come dei matti, e lui infatti all'aver vinto la partita con la Mono Goblin l'ha potuta credo raccontare, che ancora oggi la racconterà, perché battere i bretoniani che invece erano super affidabili a livello di disciplina e di tiro armature e tutto, no? E erano fantastici, e invece ho preso un sacco di scoppi. E allora vedete che le cose dipendono sempre da come voi le fate, utilizzate, le prendete. Guardate che carino che viene comunque con queste gengive più violacee. Adesso vi faccio vedere. Allora, voi avete fatto la base, chiaramente io qui posso anche mescolare, vedete, il rosa, schiarire e dare dei colpi più chiari, però avete anche il secondo passaggio volendo, che è anzi in questo caso il terzo passaggio del viola, che vi dà le luci praticamente. Adesso io me lo sono andato a fare sulla wet palette con il rosa che mi avanzava e vado a colpire praticamente le mie gengive sulle parti più alte, cioè proprio le sporgenze, e voilà. Giratevi un po' la miniatura, tenetela magari sul banco così come sto facendo io quando è grande, è comodo perché non dovete toccarla. Toccandola, cioè alzandola, alterando praticamente la posizione, chiaramente dipendete molto anche dal tremolio della vostra mano. Non pensiate che la vostra mano tremi, tutte le mani tremano, e quindi chi più chi meno, però chiaramente tutti avranno meno controllo tenendo la miniatura in mano, soprattutto sollevata dal tavolo. Ok, guardate, sto facendo le parti in luce. E dopo andremo a mettere la nostra lavatura che completerà praticamente il lavoro. Allora, teniamola sul tavolo per l'appunto. Quello che ci interessa, ragazzi, è avere una miniatura carina da vedere e che sia veloce da realizzare per poter giocare nel vostro club piuttosto che con i vostri amici con l'esercito dipinto. Quindi quello che vi faccio vedere io spesso sul canale è un metodo abbastanza veloce per raggiungere risultati egregi per le miniature. Non vi faccio vedere in questo caso heavy metal o appunto da concorso. Sicuramente lo faremo, tra l'altro non lo farò solo io, chiamerò anche gente molto brava che intervisterò per voi e a cui chiederemo dei trick qui in studio direttamente. Però chiaramente diciamo che quello che mi interessa a me veramente è darvi la possibilità di imparare anche per i più novizi a dipingere andando via abbastanza rapidi, insomma. Ecco qua. Allora, guardate che bello che è, però già con le luci, con due colori ha già preso il via, il mangler. Ok, ci siamo, abbiamo fatto anche le sue gengive.
A questo punto, quando sarà asciutto domani, andremo avanti con le wash. Cosa che possiamo fare ora invece, magari anche, posso tenere questo pennello, ma se ne potrebbe prendere uno anche un po' più grandino, è cominciare a fare marrone praticamente le varie zanne. E a questo punto per il marrone utilizzerei qualcosa, vediamo un pochino cos'ho di bello. Ho un Rhinox Hide della Games Workshop, della Citadel, che non è niente male perché è un base molto coprente, non troppo scuro, perché tanto devo arrivare al color zanna e non mi interessa andare troppo oltre, quindi posso prendere questo che è un Rhinox Hide. Allora, con il Rhinox Hide noi andiamo a metterselo sulla wet palette, quindi mettetene tanto subito all'inizio, così poi ce l'avete sulla wet palette, voilà, e chiudete, non avete problemi di rovesciamento. Questo è un altro vantaggio della wet palette. Adesso che avete praticamente il colore, potete sulla wet palette diluirlo abbastanza perché rimane umida e cominciate a fare le zanne. Allora, adesso andiamo a definire lo stacco fra gengiva e zanna. State attenti ad andare alla parte opposta con la punta, in modo tale che appunto non andate a sporcare. Vedete che già col nero e il rosso si era creato una sorta di marrone. Andate sostanzialmente solo a correggere e a fare una definizione corretta della zanna. Dietro anche andate a prenderla e levate via quel rosso perché andremo verso il marrone chiaro e andate praticamente a staccare la zanna e definirla sotto, diciamo, rispetto alla gengiva. Ecco qua. Fate prima un lato, poi fate l'altro. Una volta che avete preso con la punta del pennello la base, tirate indietro anche fluido, vedete? Prendete la punta, arrivate in fondo piano e tornate indietro veloce. Prendete, tornate indietro veloce e avete fatto. Questa è la tecnica più rapida per dipingere velocemente e non sporcare, cioè la punta sempre dalla parte opposta di dove non volete andare a colorare. E poi vedete, è solo questione di precisione e bravura che vi verrà in un attimo veramente. Cioè ragazzi, quando dipingete un po' ogni giorno oppure 2 o 3 volte a settimana, queste cose vengono spontanee, cioè non vi preoccupate, è molto più facile di tante altre cose. Si tratta, credo, più che altro di capire all'inizio come si comporta la punta del pennello. La punta del pennello, la cosa migliore per tenerla appuntita è tenerla dalla parte opposta cioè tirare indietro, vedete? Se fate questo, la punta del pennello rimane. Se spingete invece la punta, avete il problema che si aprirà la punta, e quindi per non stare sempre lì a rifare la punta, basta che toccate e tornate indietro, toccate e tornate indietro, e avete in un attimo la precisione, cioè viene fuori veramente facilmente. Allora, vado avanti, io direi che qui potremo fare un time lapse per dare tutte quante le corna, tutte le parti di zanna marrone che dobbiamo fare, e dopodiché facciamo un recap. A tra poco.
Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, che abbiate visto bene come funzionano i colori, perché la cosa che mi interessava di più era provare la fluidità, il fatto che non spandono mai, si può lavorare sul pulito, bastano 2 guanti e siete a posto. Veramente ho lavorato pulito e bene, quindi se dovete utilizzarli sapete insomma che da parte mia vi consiglio assolutamente questi colori come fluidità e anche come colpi di luce, quindi come highlight, perché sono veramente molto ben fluidificati. Quindi non ho utilizzato praticamente il thinner nell'aerografo, è venuto fuori un bel lavoro. Lo vediamo poi ovviamente domani andare avanti con il resto. Ci vediamo domani, ciao!